Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video della settimana scorsa avevamo visto come realizzare questa armatura rovinata in 3 varianti di colore e con un piccolo logo ispirato a Fallout. Oggi invece completeremo questo modello con lo scudo, la basetta e le armi. Prima di cominciare ci tengo però a ringraziarvi per il supporto e l'affetto dimostrato verso l'iniziativa dei 2 workshop che si terranno a Bergamo. Il primo, che si terrà in data 1 ottobre, sarà dedicato allo skin tone femminile e a molti altri argomenti utili e affini allo skin tone, e il secondo, del 15 ottobre, sarà incentrato sulla tecnica del metallo-non metallo e la volumetria dei solidi, molto importante per capire come inserire luci e ombre. In entrambi i corsi utilizzeremo questo bellissimo modello di Big Child Creatives di Alana The Bloody Blade. Ci sono ancora solo pochi posti disponibili, quindi se volete iscrivervi vi lascio nel primo commento in evidenza tutti i link utili. Ma adesso cominciamo! Partiamo quindi dallo scudo, per il quale creiamo un mix di marroni non troppo chiaro né troppo scuro, che schiariremo ad ogni passaggio. Come dicevamo, per ottenere questo effetto dry brush, ma senza tutti i lati negativi di questa tecnica, dobbiamo usare il colore molto asciutto o in alternativa tenerne davvero poco sul pennello. Per ottenere questo effetto irregolare e rovinato, anche su una superficie così liscia, basterà non stenderlo in modo omogeneo, ma piuttosto trascinare il pennello lasciando anche qualche punto scoperto. Su elementi quali i profili possiamo insistere molto per accentuarne le forme, anche schiarendole, e possiamo anche picchiettare il colore in concomitanza magari di altri elementi per aumentarne l'effetto usurato. Per dare maggiore varietà cromatica ad una superficie non regolare ma molto monotona e ripetitiva, possiamo andare ad utilizzare il colore con la consistenza del glaze, anche in tonalità diverse come in questo caso, per rendere più interessante il modello in diversi punti, senza però intervenire in modo troppo invasivo. Meglio fare 2 passate davvero leggere, quasi impercettibili, per poi eventualmente ripassare, piuttosto che coprire tutto con il colore troppo spesso. Vista la grande quantità di colori chiari e freddi presenti sul modello, per piccoli elementi come le sacche sul fianco possiamo anche andare a lavorare in modo molto semplice, quindi base scura per coprire eventuali sbavature precedenti e rendere il tutto un po' più omogeneo, per poi schiarire con marroni sempre più chiari e caldi solo la parte visibile del modello, in questo caso quella frontale, lasciando più in ombra e un po' indefinita la parte nascosta dall'ombra del braccio. Ora che anche questa è finita, possiamo passare all'arma sul braccio, che io ho cercato di interpretare come una sorta di fucile o mitragliatrice al plasma, andando ad inserire delle spie luminose. Come sempre, per far sì che sembrino luminose, bisogna partire da base bianca piena e coprente, da applicare solo dove ci serve. Per il resto del materiale andiamo a creare un colore metallizzato scuro, quindi andando a perdere sicuramente un po' di brillantezza del colore metallizzato di cui disponiamo e unendolo a un colore scuro, come nel mio caso questo verde grigio. Con questa base coprente andiamo a colorare tutta la scocca dell'arma o delle armi, come nel caso di questa miniatura, tralasciando ovviamente le parti che abbiamo appena fatto in bianco. Fare prima quelle e solo dopo il resto è un ottimo modo anche per rifinire queste spie luminose, che magari potremmo aver dipinto in modo poco preciso essendo piccole, quindi colorando ora la scocca abbiamo la possibilità di coprire tutto il bianco in eccesso. Ora che l'arma è dipinta va resa però più coerente con il resto, quindi anche in questo caso un glazing marrone, magari insistendo in alcuni punti piuttosto che in altri, è la soluzione migliore. Possiamo anche andare ad abbellirla con ulteriori piccoli punti di colore o dei graffi qua e là. Per creare un piccolo richiamo cromatico con il rosso del logo, ho deciso di colorare le 2 bombole legate all'arma con lo stesso colore, partendo prima da una base scura e poi ravvivata da alcune pennellate più intense nella parte visibile. Come per ogni fucile al plasma che si rispetti in stile Fallout, manca il colore caratteristico, quindi con un bel verde fluo, questa volta usato puro, ma sempre ben shakerato prima dell'utilizzo, andiamo a dare un leggero alone colorato alle spie bianche e anche alle piccole sezioni adiacenti.
Volendo marcare ancora di più l'effetto luminoso, possiamo, una volta asciutto il verde fluo, ripassare i contorni esterni, quelli più lontani dalla fonte di luce, con un verde appena più scuro, e poi reinserire con un pennello preciso un piccolo punto bianco al centro. Per quella sorta di motore che ha sulla schiena, oltre a colorare la scocca metallica come abbiamo fatto poco fa, andiamo soprattutto a colorare la fiammata. Come abbiamo già visto in un precedente tutorial tutto dedicato a questo tipo di fiamme, partiamo stendendo una base bianca coprente. Ci occupiamo del resto mentre aspettiamo che asciughi completamente, per poi creare uno strato altrettanto coprente e omogeneo di giallo brillante. Con l'arancione creiamo delle zone, per il momento ben definite e poco realistiche, lontano dal cuore della fiammata. Dobbiamo puntare a lasciare la parte centrale chiara e progressivamente scurire tutte le parti lontane. Creiamo poi un mix tra giallo e arancione, con una punta di bianco che lo rende più coprente, per rendere lisci e naturali i passaggi tra questi due colori. Una volta ottenuto un risultato convincente, anche magari reinserendo del giallo al centro, se ci siamo allargati troppo, andiamo a scurire ulteriormente delle piccole zone all'interno di quelle arancioni, questa volta utilizzando il rosso. Per questo tipo di operazioni vi consiglio colori molto accesi, possibilmente monopigmento come questi Chimera, per ottenere un effetto davvero saturo in contrasto con i colori più grezzi e spenti dell'armatura. Ma ora non ci resta che occuparci della basetta. Come vedete è fatta da lamiere, quindi anche in questo caso possiamo partire da una base metallizzata. Stavolta ho preferito usare il colore metallizzato puro, senza unirlo ad un colore più scuro, così che poi il contrasto con la lavorazione che faremo fra poco sia ancora più forte. Giusto un tocco di marrone alla parte terrosa della basetta per rifinire il tutto. Questo stesso marrone, usato però in versione glazing un po' più spesso, quasi un mix tra una velatura e un glaze, lo applichiamo solo in alcuni punti delle lamiere. Con un color ruggine usato più denso, andiamo poi a creare dei punti più rovinati e carichi di colore. Infine mettiamo in evidenza i profili con un colore appena più chiaro, che possiamo facilmente ottenere utilizzando il color ruggine e una punta di color avorio o simili. Questo è quindi il risultato finale del modello completo. Non vedo l'ora di leggere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Vi ricordo di dare un'occhiata al primo commento in evidenza per tutte le info riguardanti gli workshop di pittura e se avete domande a riguardo lasciatemele pure qui sotto che vi risponderò il prima possibile. È un progetto a cui ho dedicato tante energie e che quindi spero vogliate accogliere con entusiasmo come avete fatto finora. Io non vedo l'ora di ricevere le vostre domande, richieste per poter rispondere qui sotto e ovviamente rivedervi poi ai 2 workshop. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!